Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, un nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Marciapiedi per la stazione in scala H0, come vedete dal titolo, stile FS. Vediamo insieme come li ho fatti. Attrezzature necessarie: balsa da 1 centimetro, una squadra, un vecchio saldatore perché poi la punta si sporca molto, e si inizia a fare così. Praticamente io adesso ho già fatto una parte, ci si mette qua con calma, bisogna tenere il saldatore in posizione semplicemente per un discorso di più chiaramente usando un saldatore vecchio non scalda molto, è una cosa economica, oppure comprate dei saldatori quelli da 10-12 euro in offerta. Vedete, si tratta esclusivamente di fare un lavoro del genere. Adesso io lo sto anche ripassando per farvi vedere a voi. Vedete che rimane un po' di più impronta marrone scura nella parte bruciata del legno, e così andiamo a creare il nostro marciapiede di stazione. Come dico sempre ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, è gratis, non vi costa niente. Se non siete registrati su YouTube per lasciare like e commenti, registratevi, tanto è gratis, basta mettere la mail, come su Facebook, Instagram, TikTok, qualsiasi piattaforma di social che ci sono disponibili. Ma vedete, la punta diventa molto nera. Allora, quando vedete che proprio non tira più niente, perché vabbè, non è come saldare qualsiasi altra cosa, però io mi tengo qui un pezzo di, spero che si veda, di carta vetrata, ogni tanto gli do un po' una pulita al pezzo, e poi andiamo avanti adesso in diretta, così vi faccio vedere veramente cosa succede. Io ad esempio adesso qua di fianco, vedete, devo farmi la testata, quindi vediamo un po' se si vede, un attimo solo, per essere sicuri che vi faccio vedere, perché per tenere il cavalletto in una posizione accettabile, distante, e darvi la possibilità di vedere come lo lavoro realmente non è così facile. Ecco qua che siamo un po' più sul dettaglio, spero si veda. Allora, io sono arrivato, anzi appena iniziato a fare sta parte qui, mi sono preso un supporto qualunque roba che trovate in giro, è tutto artigianale, non c'è niente di, che io non faccio queste cose qui a livello, lo faccio per passione ragazzi. E non penso di essere uno dei più bravi, magari sono anche il più scarso di tutti, non me ne frega assolutissimamente niente, perché purtroppo in questo mondo ci sono tante invidie e bambinismi. Non so che sono hobby per divertimento, ma proprio per quello la gente dovrebbe capire che è più importante trovare degli appassionati con cui divertirsi, con cui stare magari a fare qualche chiacchiera, che dire io sono il più bravo, io ho i treni più belli della vita. Io sono qua per farvi passare un po' di tempo insieme a me, e spero vi piaccia quello che sto facendo. Allora vedete, qui adesso ne ho fatto qualcuno, vedete che se vengo indietro vengono fuori. Ecco qua, io praticamente tenendomi la squadra col bordino appoggiato, vedete che cosa mi serve l'appoggio qua dietro. Questo mi serve proprio per un discorso di dire mi tengo in squadra, e per farlo non è difficile poi seguire il pezzo di, chiamiamolo marmo sotto, dai, tanto per capirci, della pensilina, il bordo del marciapiede. Scusa, non trovo il termine più corretto in questo momento. E praticamente poi la squadra vi aiuta a fare il disegno perfetto a 90 gradi, perché comunque con i suoi bordi. E vi dico subito, quando partirete vedrete che non è che subito istantaneamente, perché anch'io stamattina, adesso da un po' che non ne facevo, ho tribulato un attimino perché dicevo cavolo, sto saldatore qui è proprio andato, invece no. Allora, la cosa che ho visto che può esservi utile in questo video è di tenere non tanto così in perpendicolare, che ok, c'è la punta, ci aiuta un po' a incidere con il caldo, ma è più importante tenerlo inclinato, perché la base di appoggio diventa più larga. E vedete cosa succede, se non ho sotto l'appoggio, allora cosa faccio adesso? Mi tiro avanti un po' la setta, mi rimetto questo qua e ritorno qua. Il più importante discorso della base di appoggio, quindi
vedrete che se vi mettete a fare questa cosa qua, sia la parte orizzontale che questa qui verticale, che è più una rottura di scatola, vi dico subito, questa è la menata più grossa, perché fare la parte sotto poi dopo una mezz'ora che avete preso la mano andate avanti anche velocemente. Quest'asse è di 1 metro di lunghezza, io l'ho tagliata a 7 cm di larghezza, perché comunque mettendo un interasse tra i binari di 0,94, sto facendo plastico in merca in alternata, comunque guardatevi un po' l'interasse, lasciate un po' di spazio tra i vostri binari e il marciapiede, perché poi c'è l'altezza e le varie parti dei carrelli che vi possono prendere dentro, sottocassi, tutto il resto, la parte laterale dei carrelli, scusate, vi potrebbe prendere dentro il marciapiede, quindi calcolate un attimino bene quello che può essere la distanza giusta da tenere dal binario, lasciate qualche millimetro o anche mezzo millimetro o anche mezzo centimetro dal binario e salite con il marciapiede. Se avete domande o altro chiedete nei commenti, come ho già detto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like ragazzi, mi raccomando, è gratis, allungate il ditino come dico sempre in modo scherzoso e cliccate un bel like. Spero vi piaccia il video. Allora, io sto facendo, come potete trovare sul canale, magari metterò qualche video prossimamente appena vado un po' avanti. Ho cambiato casa ragazzi e quindi adesso ho destinato una zona che ho fatto apposta per stanza hobby. Saluto anche l'amico Ragni, è difficile che guardi un video del genere, comunque non si sa mai, e Matteo che seguono altre cose che seguo normalmente, e tutti gli altri ragazzi che invece sono appassionati di modellismo. Un saluto a tutti. Allora, io abito in zona Pavia, quindi se siete anche voi appassionati di treni e avete voglia di condividere questa bellissima passione, fare 4 chiacchiere, sono disponibile a trovarmi per un caffè. Dovete venire ad aiutare a fare il plastico o anche far girare i vostri treni sul mio plastico. Se avete treni in corrente alternate non c'è nessun problema, venite a trovarmi, basta metterci d'accordo. Allora, vedete che pian piano stiamo facendo sta parte qui, è un lavoro molto di pazienza, però vi faccio vedere, per l'altro video non voglio farlo lunghissimo, come viene. Adesso vi avvicino alla telecamera così lo vediamo meglio. Allora, vediamo un po', aspettate, eccolo qua, vedete? Allora, questa qui è la parte fatta di qui, e qui da questo lato invece ho iniziato a fare anche la parte, aspettate che andiamo sotto la telecamera, qua, il verticale, vedete? Eccolo qua, come viene inciso, sia la parte frontale, vedete, così è così, e sia la parte verticale. Marciapiedi io li ho fatti stile stazione FS italiana, insomma, concedetemi la licenza poetica. Allora ragazzi, eccolo qua, questo è il pezzo che stavamo facendo prima, come vedete adesso soltanto appoggiato, poi qua va fatta il piccolo raccordo di discesa a livello 0, come è stato fatto più o meno lì. Vedete, quella è già una cosa simile fatta tempo fa, già pitturata. Poi se volete, siete più bravi sicuramente di me, io non sono bravissimo qua da vedere, ci provo. La cosa importante è provarci, e si può sempre migliorare e si può sempre correggere. Se poi non va, eventualmente si rifà. Questa parte qui non mi ho ancora detto, importante. Allora, una balsa da 1 millimetro, costa circa 9-10 euro, un pezzo da 1 metro, in base poi il vostro plastico. Vedete qui, poi potete mettere su i lampioni eccetera FS, come è stato fatto anche lì, i personaggi in scala H0, e pian piano vedrete che il vostro plastico potrà prendere forma. Non bisogna fermarsi, quando avete tempo andate avanti come faccio io. È un lavoro lungo fare un plastico, però come vedete pian piano anche questo prenderà forma. Andrà fatto lo sfondo, coperta la parte dietro del muro, perché così rende molto meno, mettere uno sfondo cambia completamente. Comunque vedete qui abbiamo un po' di cose che ho iniziato a mettere giù, e comunque questo, come abbiamo visto oggi, è un marciapiede. Spero vi piaccia, aspetto i vostri commenti, fatemi sapere. Vedete, prodotto finito e prodotto ancora
in costruzione, ma almeno avete visto passo passo più o meno come fare.